Audio Jungle. Discoteca Laziale, che è uno dei 4 negozi che sono stati individuati dall'organizzazione di Bowie per realizzare all'interno dei propri locali un pop-up shop dedicato proprio al Duca Bianco. Grande soddisfazione, uno dei 4 nel mondo, gli altri sono Parigi, Berlino, Tokyo e Mexico City, poi ci sono quelli di New York e Londra. E Flavio, com'è nata questa cosa? Siamo molto contenti e orgogliosi di essere stati scelti come punto vendita per ospitare questa mostra, e siamo stati contattati innanzitutto dalla Warner Italia, che ha cercato dei siti che potevano adattarsi per poter fare questo corner e questo pop-up shop, appunto, visto che siamo ormai un punto di riferimento a livello nazionale, siamo stati scelti, e quindi è bella come occasione, perché comunque viene una celebrazione che viene festeggiata in tutto il mondo e ci fa molto piacere, ecco. A pop-up shop aperto dal 5 gennaio al 19 gennaio. Sì. E cosa sarà possibile acquistare di particolare? Innanzitutto viene pubblicizzata l'uscita di Toy, questo disco inedito, eccolo qui appunto, questo è nel formato vinile, ma c'è anche il formato triplo CD e un'esclusiva cassetta audio del disco, un disco inedito che è rimasto per tanti anni come l'Araba Fenice a livello bootleg, diciamo. Adesso finalmente è stato lavorato ed esce ufficialmente, e quindi lo potete trovare all'interno del punto vendita sia nel formato CD, vinile, appunto questa cassetta. Per l'occasione abbiamo anche una bag speciale dell'evento della città di Roma. Poi ci sono anche picture disc, giusto? Sì, Quindi... per l'occasione è uscito anche il picture disc di Anchidori per l'anniversario, e inoltre abbiamo tutto un angolo dedicato alla discografia essenziale, a bootleg, libri, abbiamo merchandising come magliette, insomma per i fan c'è da guardare, da poter scegliere. Senti, è un luogo di ritrovo, diciamo. Stiamo Sì. vedendo, mi pare di aver capito, da tutta Italia. Cioè, tu hai Sì, notato queste diciamo che per l'evento, soprattutto questo primo weekend di festeggiamenti, si è mossa anche gente da fuori Roma che è venuta a trovarci per l'occasione. Ci fa molto piacere, perché principalmente è un momento per incontrarsi fra i fan e poter raccontare anche le proprie esperienze che hanno avuto nella vita con David Bowie. Ecco. Quindi tu puoi confermare che a 6 anni dalla morte David Bowie è ancora molto, Certo, molto sì, vivo. Molto vivo, e ci fa piacere perché ormai lo possiamo considerare al pari dei grandi, dopo i Beatles, diciamo, i Rolling Stones. Sicuramente lui fa ormai la sua figura, ma già la faceva prima. Questo tu lo riscontri giornalmente anche come vendite? Sì, del catalogo. diciamo che ogni anno ci sono tante uscite tra ristampe, rarità, quindi si mantiene vivo il catalogo in una maniera incredibile, diciamo. Parlavamo appunto di fan venuti qui al pop-up store di Via Giolitti a Roma, alle Discoteca Laziale, da tutta Italia. E Tania Bucci, fotografo professionista, lavora per un'agenzia che collabora con la Nazione di Firenze, e grande fan da tempo immemora di David Bowie. E la tua esperienza personale con Bowie, come fotografa innanzitutto? Sì, ho iniziato a fotografare Bowie molto giovane, ecco, insomma, il primo concerto 9 giugno dell'87 a Firenze, del Grand Spider Tour, quando il giornale ancora lavorava in bianco e nero, ecco, sono state proprio le prime foto in analogico. Con gli anni poi siamo arrivati al digitale, però ecco, appunto, ho seguito proprio tutta l'evoluzione del personaggio David dall'87. Sì, per me David è sempre stato il padre spirituale, quello artistico, che poi mi ha condizionato anche, avevo già la passione per la fotografia, ma mi ha condizionato anche
a continuare insomma su questo filone, a dedicarmi alla musica, spettacolo, però a fotografare, ecco, i personaggi sul palco. Oggi è l'8 gennaio, il giorno del compleanno, La il nascita. 10 gennaio è il giorno della morte, sono passati 6 sì. anni. Com'è stato quel 10 gennaio per te? Per me è stato uno shock tremendo, insomma è stata pesante, devo dire che sì, si sente tuttora, insomma, almeno io la sento. Credo che secondo me, almeno insomma come spirito, è sempre comunque vigile, è nell'aria, non lo credo molto proprio scomparso, infatti è immortale, un personaggi come lui, ecco, soprattutto nel mondo musicale ce ne sono veramente pochi, anzi probabilmente è proprio l'unico a 360 gradi, sia nella moda, nella musica, nella pittura, nel film. Tu hai fatto anche molte mostre, Cinema. hai fatto molte mostre delle tue fotografie Sì. sulle star del rock, che sono tantissimi quelli che hai fotografato. Rispetto alle altre icone che hai fotografato sono grandi, tipo Prince, tipo Springsteen. Lou Reed, Bowie come si Iggy Pop. pone il responso del pubblico rispetto a queste icone? È molto ricercato, non solo perché è scomparso, ma anche perché comunque è un personaggio molto fotogenico, ha questo sguardo magnetico, quindi insomma, poi la gente ascolta la musica di David, di Bowie, quindi insomma, diciamo che queste, almeno le foto che ho scattato io, perché sono foto un po' particolari, non sono soltanto live veri e propri, a volte sembrano proprio dei ritratti live, anche se sono state scattate sul palco, insomma, ecco, durante i concerti, però ce ne sono alcune che sembrano proprio dei ritratti, perché il personaggio magari ti guarda in macchina, in quel momento, ecco, è stato immortalato in quella frazione di secondo, quindi insomma alcune immagini sembrano dei quadri. Cioè lui rispetto a altre star sapeva che c'era una macchina che lo fotografava e si metteva in posa, cioè aveva un modo particolare di mettersi in posa, giusto? In uno scatto che praticamente ho fatto a Lione a novembre del 2003, proprio nell'ultimo reality tour, sembra proprio che se ne sia accorto, perché ho questa sequenza di lui che si pone la mano, insomma, fino a motore, con tutti gli scatti uno dietro l'altro, fino a portarla qua. Però mi guarda in macchina, quindi io in quel momento mi sono un attimo raggelata, ho detto che sta succedendo? Era rimasto, anche se cantava, però anche lui, ci siamo guardati, ecco, tra fotografo e artista, a volte succede, a volte no, ecco, con David invece mi succedeva spesso, ecco, quindi, insomma. Walter Bianco, storico fan bowiano, già con Velvet Goldman, il sito Velvet Goldman, amministratore del gruppo Facebook dei Bowie Fans Italia. Ma tu ti saresti mai aspettato negli anni 80, negli anni 90, quando Bowie era un po' un oggetto di culto, che 6 anni dopo la morte, nel 2022, ci sarebbe stata questo affetto, questo amore, questa considerazione da parte anche di persone che all'epoca non lo consideravano poi così tanto? Quello che mi ha colpito moltissimo, soprattutto cioè dopo la sua scomparsa, è che quella che si pensava potesse essere una fiammata, se vogliamo anche speculativa in qualche modo, dopo la scomparsa di un artista così importante, invece è rimasta una passione, un'ammirazione e un riconoscimento che perdura. E veramente, pensando al Bowie degli anni 90, per esempio, che era diventato quasi un oggetto di culto, diciamo, per un gruppo più ristretto di fan, almeno qui da noi, è una cosa che sorprende, però in definitiva sorprende in una considerazione superficiale, perché poi, andando a vedere nel profondo i motivi per i quali noi tutti abbiamo amato e apprezzato quest'artista, credo che questo sia semplicemente il giusto riconoscimento che merita, che ha meritato, e che per la statura e per il livello artistico e per ciò che ha lasciato alla cultura, oltre che alla musica, alla cultura popolare, al costume, allo sviluppo della società, anche in senso di rottura di tabù, di rottura di stereotipi.
di superamento di confini sotto tutti i punti di vista. Quindi una sorpresa, ma una bella sorpresa, in fin dei conti una conferma dell'importanza di David Bowie. Senti, tu da fan serio, diciamo, di David Bowie, come ti poni di fronte a questa avventura, diciamo, questo pop-up shop che vende anche magliette, t-shirt, oggettistica, cose un po' più, come dire, souvenir. Utili, diciamo. Sì. Fa parte del gioco e questo ce lo aspettiamo tutti quanti. Poi quando iniziative di questo genere vengono fatte in posti come questo, che per chi è appassionato di musica sa l'importanza, diciamo, e l'attenzione che dedica un negozio come questo alla musica, e perdoniamo anche l'oggettistica, che è, diciamo, il fenomeno più futile. Tra molte cose magari superflue, nel tempo siamo riusciti noi fan abbiamo anche ricevuto invece delle chicche che aspettavamo da tempo, insomma, quindi ben venga. A proposito di musica, tu questo Toy che è uscito ieri, vabbè, oggi ormai diffuso, come ti poni rispetto a questo disco inedito? È un caso abbastanza unico poi, per un artista major come David Bowie, che aveva un disco inedito tutto inciso, già pronto, che non era mai stato pubblicato e finalmente è stato rivelato in tutta la sua ampiezza. È un caso unico nella discografia bowiana, non solo perché è un inedito rimasto nel cassetto per tanti anni, ma perché è stata l'unica volta fondamentalmente nella quale Bowie, invece di guardare avanti, ha guardato dietro al suo stesso repertorio, anche se in una maniera molto, molto particolare. Al di là del fatto che fu la casa discografica a stoppare il progetto all'ultimo momento, però probabilmente anche lui se ne era disamorato ad un certo punto, non perché non lo apprezzasse, tant'è che poi, come sai, ha recuperato qui e lì le canzoni come B-side, ma perché fondamentalmente lui tendeva a guardare avanti, aveva in mente già Eaton, la casa discografica gli chiedeva materiale nuovo e lui lo lasciò da parte, questo giocattolo, come l'aveva chiamato lui stesso, no? È un giocattolo, però un bel giocattolo, un giocattolo che ci ha permesso anche di riscoprire una parte della sua discografia che molto spesso è stata trascurata, anche diciamo, dagli stessi appassionati di Bowie, che per anni e anni hanno creduto, tra virgolette, al fatto che la sua opera partisse da Space Oddity. Tu cosa vorresti che uscisse? Cosa vorresti sentire adesso, che è uscito quasi tutto di Bowie? Io vorrei vedere più che sentire. Ho due sogni nel cassetto che prima o poi spero che si avverino. Filmato degno di questo nome del Diamond Dogs Tour. Ricordo che un tempo si diceva che Tony DeFries, il suo vecchio manager, possedesse i diritti di questo famoso filmato, e un filmato completo fatto bene della sua rappresentazione teatrale, parlo di Elephant Man, in cui lui recitò da protagonista. Queste sono due chicche che, da fan che ha ascoltato praticamente quasi tutto della sua discografia, mi piacerebbe vedere prima o poi. Allora, ce l'abbiamo finalmente in mano, una delle novità di questa giornata, di questo 8 gennaio 2022, quello che sarebbe stato il 75esimo compleanno di David Bowie. Esce Toy è un unreleased album, un disco inedito, cosa particolarissima nella discografia di un artista, un disco che lui ha realizzato nel 2000, che non è mai uscito, che finalmente esce. Oggi sono 3 CD, vediamo se riusciamo a aprirlo. Ecco qua, allora, c'è un bellissimo librotto che penso potete vedere tutti quanti, varie foto d'epoca. Ok, insomma questo è il libretto, e poi ci sono CD1, questo è il Toy, quello ufficiale, quello che già conosciamo perché è uscito all'interno del box set 91-2001 Brilliant Adventure, e poi ci sono i due inediti, i due CD inediti, sono questi qua, sono questi due CD.
uno dei quali contiene dei nuovi mix alternativi delle stesse canzoni del primo CD, soltanto ci sono anche 3 pezzi inediti. L'altro invece è un esperimento un po' particolare che si chiama Unplugged Somewhat Slightly Electric, cioè le session di questo disco Toy, che però sono state modificate, sono state mixate in modo particolare da Mark Plati, il produttore, per far risultare solamente la voce di Bowie e il commento, diciamo, sonoro, le chitarre, un misto di chitarre elettriche e acustiche, quindi con la voce di Bowie in particolare rilievo. Diciamo, è una curiosità interessante comunque. Io credo, fra l'altro, una cosa particolare, adesso andrò dal negoziante, che credo che in questo box ci sia un errore, nel senso credo che contenga lo stesso CD, cioè i CD originali Toy senz'altro, però credo che contenga 2 CD uguali, cioè 2 CD3 diciamo, e non c'è il CD2 di cui ho parlato prima. Comunque, adesso vediamo di parlare col negozio per avere una sostituzione. Questione risolta, abbiamo scoperto che la scatola precedente di cui abbiamo fatto l'unboxing era fallata, cioè c'erano 2 CD3 e non c'era il CD2. Ce la siamo fatta cambiare e adesso finalmente abbiamo il Toy originale, come dicevamo prima, giustamente. Questo è il CD3, quello di cui avevamo 2 copie nell'edizione precedente, di cui ce n'è solo una, e finalmente il CD2 che ci mancava, con alternatives and extras, appunto, dei mix alternativi della sezione di Toy e 3 pezzi che sono proprio unici, diciamo, di questo disco, a cui tutto sommato tenevo parecchio.